Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio riprendere l'argomento della crisi degli ospedali pubblici e privati, delle cliniche, delle case di riposo, delle case per anziani francesi e probabilmente anche non solo francesi ma italiane, una crisi nascosta dalla stampa, una crisi che non fa parte della narrazione, anzi che viene oscurata totalmente, soprattutto io parlo chiaramente per la Francia, completamente nascosta per ovvie ragioni. Infatti ci troviamo o ci dovremmo trovare di fronte a una crisi sanitaria dovuta ai motivi che tutti noi conosciamo, ma nella realtà quello che noi stiamo vedendo ora, quello a cui noi andremo incontro le prossime settimane e probabilmente i prossimi mesi, è una crisi del sistema sanitario dovuta in gran parte anche all'introduzione del cosiddetto Green Pass, cosiddetto pass sanitario, all'interno delle strutture ospedaliere. Per tutti gli operatori sanitari, infermieri, dottori hanno l'obbligo di una vaccinazione, anche se non è un obbligo diretto perché possono comunque per legge sempre farsi un tampone ogni 72 ore, ma sappiamo perfettamente che è quasi un obbligo. Ma questo non è il punto del video. Il punto del video è riprendere un discorso che io avevo fatto precedentemente riguardo alle possibili criticità nel sistema sanitario dovute appunto all'introduzione del pass e alcuni passi indietro che aveva fatto il governo Macron nel caso, cioè posticipando di un mese i controlli, posticipando l'obbligatorietà di un mese perché ancora una fetta molto grande di operatori sanitari, di infermieri, non aveva depositato nessun certificato vaccinale. Il che per legge, dopo il discorso di Macron di metà luglio, sarebbero dovuti tutti essere sospesi. Riprendo alcune informazioni di un video di Florian Philippot per un partito politico che è Les Patriotes, che è uno dei primi politici che si è schierato apertamente contro moltissime misure, moltissime restrizioni in Francia. Io non condivido necessariamente la sua visione politica, non condivido necessariamente anche altri suoi punti di vista, ma questo qui per me è importante prenderne, estrapolarne i dati, estrapolarne la sua inchiesta che ha fatto interna per fornirla a voi e considerarla insieme in una maniera il più neutra possibile e apolitica. Innanzitutto alcune percentuali di operatori sanitari non ha depositato nessun certificato vaccinale. Si parla di un 12%, 13%, ma questo dato è totalmente incompleto. Come spesso capita in questa fase politica, in quest'ultimo anno, i dati vengono manipolati nella maniera che fa comodo al potere in funzione del potere stesso di quel periodo e quindi ci troviamo che poi questi dati dopo 6 mesi ci vengono riforniti nella loro complessità e nella loro probabile interezza totalmente diversi da quelli che c'erano stati forniti prima. Ad oggi quello che dichiarano è un 12% circa di persone che non ha portato un certificato vaccinale. A questi però vanno uniti una fetta di persone che sono in malattia e sono moltissimi. In più a quelli che sono in malattia vanno uniti le persone che hanno chiesto il prepensionamento, che anche questi sono molti, e ultimo ma non per importanza, le persone che hanno rassegnato le dimissioni già da tempo, già da diverse settimane, come hanno visto all'orizzonte l'obbligatorietà del pass. Tutta questa fetta fa sì che da un 12% iniziale, sommando quelli che sono andati in pensione, sommando quelli che sono in malattia e sommando quelli che hanno rassegnato le dimensioni, possiamo tranquillamente ipotizzare in un 25% le assenze sul totale di persone che lavorano nella sanità pubblica. In Francia sono circa 3 milioni, il che vuol dire che circa 800.000 persone mancano all'appello. E ora qui scendo nello specifico, nel lavoro che ha fatto Florian Philippot, di inchiesta nelle cronache locali per riuscire a capire qual è la situazione reale.
No, ci sono decine di servizi di urgenza chiusi, quindi quelli che in Italia vengono chiamati pronto soccorsi, vengono chiusi. In Alsazia ci sono degli ospedali che dichiarano di aver già spostato le operazioni, le non urgenze, perché impossibilitati per mancanza di personale. Ci sono moltissimi, migliaia di medici di famiglia che hanno rassegnato le dimissioni e i loro pazienti si sono trovati dall'oggi al domani senza un medico curante e senza la possibilità di un rimpiazzo. Esistono caserme dei pompieri che si sono visti decimare il numero dei lavoratori al loro interno, dovendo per forza cambiare orari, cambiare servizi e fare turni eccezionali per quelli che rimangono. Molto colpite sono anche le strutture adibite all'aiuto per le persone portatrici di handicap e per le persone anziane. Ci sono strutture che hanno esplicitamente chiesto ai parenti di riprendere in casa i loro cari, perché non riescono a dare un adeguato aiuto, un adeguato servizio alle persone che si trovano al loro interno per mancanza di personale. Cliniche private chiuse, cliniche psichiatriche chiuse, e tutto senza calcolare gli scioperi a oltranza che riguardano reparti interi di ospedali, per non dire alcuni ospedali interi. Equip di medici che scelgono di autosospendersi. Tutta questa situazione potete ben capire che mette in crisi un sistema che era già in crisi di per sé da 20 anni a questa parte. Nell'ultimo anno e mezzo ha subito una batosta incredibile. Diciamo che l'epoca del Covid è stato il granellino di sabbia nell'ingranaggio che ha mostrato tutte le lacune dovute ai tagli degli ultimi 20 anni, dovute alle politiche di austerità, dovute al fatto che si è depredato il settore pubblico in favore di un settore privato. Tutte queste politiche si rivelano catastrofiche e adesso, al ritorno alla normalità, vengono a galla tutti i problemi. Per questo, secondo me, alcuni abbiano pianificato fin dall'inizio un attacco strutturale al settore della sanità pubblica. Vi lascio con queste riflessioni, scrivetemi nei commenti quello che ne pensate, scrivetemi nei commenti se la situazione è analoga anche in Italia. Vi invito a mettere un pollice in su e a condividere il video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie.